Ragazzi, in questo video parleremo di connessioni certe, di dissipazione. Parleremo di tutti quei cavi e di quelle barre che servono per trasportare la corrente. Ebbene, se la corrente non viene trasportata in maniera efficace, c'è una caduta di tensione, ovvero parte della corrente si trasforma in calore. Questo calore va a incidere notevolmente sulle prestazioni, ma non solo. La cosa più pericolosa è che i surriscaldamenti possono arrivare a una temperatura tale per cui si possono provocare incendi. Quindi attraverso questo video andremo a vedere cosa significa connessione certa. Iscrivetevi al canale, ragazzi, e buona visione. Ebbene, quando parliamo di connessione certa, parliamo di un contatto perfetto. Quanto più un contatto è perfetto, tanto meglio passerà la nostra corrente. Vi voglio fare subito un esempio, ragazzi. Avete visto che sulla mega storage di 60 kWh ho usato delle barre di rame. Ebbene, questi pezzi di rame trasportano tantissima corrente, ma è importante che la connessione tra le varie piastre, con i bulloni, con i dadi, sia certa, altrimenti abbiamo una barra di rame ma con un punto di connessione sottile. Ecco perché consiglio sempre di utilizzare le paste conduttive come questa che conoscete oramai benissimo della Aronix. Questa è buonissima, si spalma, si somma il contatto, si chiude il contatto, ebbene qui c'è una connessione certa. Prima di fare questo abbiamo anche lucidato la superficie di rame. Io consiglio anche sui terminali che sono stagnati di lucidare, ovvero togliere lo stagno sul punto di contatto. In questo modo abbiamo rame su rame. Ebbene, adesso vi faccio vedere due barre molto potenti, avete già capito di cosa si tratta, di roba veramente pesante, e dopo vediamo subito una tabella che ci descrive qual è il calcolo che dobbiamo fare per avere la certezza in termini di ampere del trasporto della quantità di corrente necessaria. Vediamolo insieme. Ebbene ragazzi, qui ho due barre, una di rame, la vedete? Questa è molto grossa, questa trasporta tanto, questa è una 30x3, 30 mm per 3 di spessore. Ebbene ragazzi, questa è di alluminio, questa è 40x20. Questa è una spranga, questa non potete portarla in macchina se non avete accessori tecnici per dimostrare che state realmente realizzando un impianto. Questa pesa anche se l'alluminio è leggero. Vi ricordo che l'alluminio è uno dei metalli più diffusi sulla Terra, ecco perché costa meno del rame. Ma quando dobbiamo creare una barra equipotenziale non dobbiamo solo guardare il metallo e il suo costo, ma dobbiamo guardare le proporzioni. Adesso io posizionerò qua una tabella che andrà a descrivere qual è il calcolo che dobbiamo fare per scegliere la dimensione corretta delle nostre barre di rame. Sappiamo che bene o male utilizziamo sempre soltanto rame e alluminio, che sono i due metalli più conduttivo e più economico. Ebbene, hanno una differenza enorme tra di loro, però attraverso la dimensione riusciamo a compensare. La cosa importante è sempre lucidare le superfici di contatto. Ebbene, dalla tabella adesso vedremo quelli che sono i calcoli proprio per vedere qual è la dimensione corretta, ricordando che ad esempio il miglior conduttore al mondo è l'argento. Al secondo posto c'è il rame, dopodiché c'è l'oro, ma l'oro ovviamente è un metallo talmente prezioso che non consiglio di farsi una barra di oro, anche perché conduce meno del rame e conduce meno dell'argento. Quando si usa l'oro, ragazzi, per avere una connessione certa, perché? Perché se vado a dorare, e lo sappiamo benissimo, e lo vediamo le dorature dei contatti, ebbene questo tipo di doratura è una connessione certa, ma soprattutto è una connessione inossidabile, mentre il rame, l'alluminio, l'argento si ricoprono di un velo di ossido che prima della connessione deve essere lucidato, ebbene l'oro, soprattutto per quei contatti mobili, è inossidabile. L'oro, come le pepite che si trovano nei fiumi, sono sempre brillanti perché il tempo non le fa ossidare.
Vediamo adesso insieme la tabella per il calcolo delle dimensioni, degli spessori delle nostre barre, dei nostri busbar, affinché trasportiamo la corrente che abbiamo pianificato. Buona visione! Ed ecco pronta la tabella, ragazzi. Ho cercato di semplificarla veramente ai minimi termini in modo che possiate utilizzarla semplicemente per calcolare le vostre barre. Allora, qui l'ho intitolata Quanti ampere trasporta? Abbiamo tre tipi di metallo. Sappiamo benissimo che noi usiamo il rame o l'alluminio, però io ho voluto scrivere proprio per far vedere qual è la differenza con il più conduttivo che è l'argento. Ho scritto alluminio, rame e argento. A questo punto prendiamo una barra standard, quella del 48 volt 6 kW piuttosto che del mega impianto. Ebbene, le barre che usavamo per trasportare la corrente erano esattamente 25 x 3 mm. Qual è il numero fisso che dobbiamo utilizzare a seconda del metallo? Ebbene, lo vediamo qua. Immaginiamo una barra di alluminio. La base per l'altezza, ovvero quanto è larga per quanto è spessa, moltiplicato per 0,8. Che cos'è 0,8? Sono esattamente gli ampere che l'alluminio trasporta per ogni millimetro quadrato. Quindi se facciamo 25 per 3, cioè base per altezza, per 0,8, vediamo che l'alluminio trasporta 60 ampere. Ebbene, questi 60 ampere sono continui, quindi abbiamo la garanzia di 60 ampere. Se moltiplichiamo i 60 ampere per circa 50 volt, o meglio 51,2, noi abbiamo circa 3 kW di potenza che possono passare in maniera continua senza che questa barra vada a scaldarsi. Ecco perché sul bestione arancione, che è 6 kW, noi possiamo usare anche la barra di alluminio, perché 3 kW fissi difficilmente li trasporteremo. Se superiamo 3, 5, 4, allora la barra comincerà a scaldare. Ci sarà una caduta di tensione che creerà una dissipazione dell'alluminio in termini di temperatura e vediamo che la barra, se misuriamo con la pistola, salirà di temperatura. Adesso facciamo l'esempio con il rame, vedete? Base per altezza, cioè larghezza per spessore, moltiplicato per 1,2, che sono gli ampere che il rame trasporta per ogni millimetro quadrato. 1,2 ampere per millimetro quadrato. Ebbene, 25 per 3 per 1,2 fa 90 ampere. Ecco che allora le barre di rame che abbiamo utilizzato noi nel mega impianto e nel 48 volt 6 kW, ebbene, portavano 90 ampere in maniera continua. 90 ampere per 50 volt fa circa 4500 watt. Ebbene, con 4500 watt di potenza continua, quelle barre erano sempre fredde. Ecco che il calcolo era corretto, perché difficilmente riuscivamo a mantenere continuativamente 5 kW su un inverter da 6 kW. Vi ricordo che gli inverter vanno sempre utilizzati intorno al 60-70%, o in certe occasioni solo di punta si può arrivare più alti. Ebbene, 90 A, 4 kW e mezzo continuativi. Giusto per fare un paragone, ma nessuno utilizzerebbe una barra d'argento, qui vediamo che base per altezza 25 x 3 per 1,6, ebbene l'argento trasporta 120 A su questa barra. Vedete che è la metà rispetto all'argento, l'alluminio, quindi è importante il materiale che utilizziamo. Questa tabella la potete utilizzare per fare tutti i vostri calcoli. Chiaramente, se vogliamo utilizzare una barra 30x5, 30x5 fa 150, per 1,2 nel caso del rame avremo gli ampere specifici. Bene, penso che questa sia utile per andare a sviluppare i vostri progetti. Tenete presente anche un'altra cosa. Quello che di solito dovete pensare, l'avete visto, è quello che nell'impianto avviene costantemente, cioè la miglioria. Sono diventato energivoro, adesso voglio più corrente, più accessori, perché adesso ho il piano induzione, adesso ho eccetera eccetera eccetera. Ebbene, proprio per questo vi dico che se avete deciso che avete il bestione arancione da 6 kW o un inverter ibrido da 11 e avete calcolato correttamente la vostra barra, ebbene state un po' più larghi,
pigliate qualcosa di un pelino più grande. Questo gli americani lo chiamano il safety factor, cioè il fattore di sicurezza, perché si crea un incremento di impianto in futuro. Se invece abbiamo stabilito che questo è un impianto definitivo, allora possiamo attenerci a queste formule in maniera rigida. Andiamo avanti con altre spiegazioni molto interessanti. Oltre al contatto certo, esiste anche la dissipazione certa. La stessa cosa che facciamo sulle barre, la lucidatura e quant'altro, avviene anche sui nostri dissipatori. Che siano grandi come questo, una piastra molto grande, o più piccoli, devono essere perfettamente adesi alla superficie che dobbiamo dissipare. Vedete che questi sono dei trafilati. Ebbene, nella superficie piatta ci sono sempre delle increspature. Come le compensiamo? Ebbene, l'unico modo, il più efficace, oltre alla lucidatura, è quello di utilizzare proprio le paste dissipatrici. Ce ne sono di tantissimi tipi, adesso non voglio pubblicizzare per forza questa. Questa per me è la migliore, questa è una pasta di rame, quindi ha una conduzione molto alta. Facciamone uno spessore non troppo spesso ma non troppo risicato, in modo da consentire ai nostri apparecchi che scaldano, e quindi parliamo dei diodi di blocco, parliamo di alette di raffreddamento montate anche sugli SSR e su tutti quegli strumenti che provocano, che generano calore. Ebbene, adesso vi farò vedere come si monta un dissipatore con una ventolina su un SSR, quello che sempre presente sul mio canale per coloro che lo usano, cioè lo ZGT 600DD. Ebbene, questo SSR ha bisogno di una buona dissipazione. Alcuni amici del canale in passato su questo impianto di questa tipologia mi hanno comunicato che alcuni si bruciavano. Ebbene, era dovuto al sottodimensionamento delle alette di raffreddamento oppure alla carenza di contatto tra le superfici, altrimenti funziona sempre benissimo. Vediamo oggi questo che ha una miglioria, anche ha un piccolo termostato montato che serve proprio a dissipare la temperatura generata dall'SSR e funziona veramente per tanto tempo. Vediamolo insieme. Vediamo adesso, ragazzi, un errore abbastanza comune quando si montano prodotti sulle alette. Guardate questa che bella aletta dissipante proprio di alluminio, un bel blocco. E questo, ragazzi, è l'SSR che consiglio adesso, è lo ZGT 600DD, molto buono, potente, che risolve tutti i problemi. Ora, quando dobbiamo posizionare questo sulla letta di raffreddamento, di solito posizioniamo prima quella che è la pasta dissipante, ovviamente, no? Questa serve, la vendono così anche già, diciamo, chi ci dà l'SSR ci dà anche questa bustina dove c'è dentro questa pasta dissipante. Bene, di solito cosa si fa? Come ho fatto io adesso, vedete? Lo si posiziona qua, vedete? Io qui l'ho spalmata in maniera molto omogenea, vedete? Perché qui è più facile. Se andiamo a spalmarla qua rischiamo di uscire, scusate, dal limite, dal bordo, no? Allora è più comodo farlo qua. Però quale può essere un errore se siamo un po' tirchi e ne mettiamo un po' poca? Guardate, io prendo la mia letta di raffreddamento, posiziono come se dovessi installarla, ok? Dopodiché la vado a muovere un po' per pressarla, per dargli un buon contatto. Ecco, dopo averla mossa adesso devo solamente avvitarla. Però a questo punto cosa può essere successo? Ve lo faccio vedere. Se alziamo questo, vedete? Si è posizionato, la pasta si è posizionata, ecco, così la vedete con la luce, si è posizionata solo in questo punto. Perché? Perché non ne abbiamo messo abbastanza. Allora che cosa dobbiamo fare? Metterne di più qua non è positivo, in quanto se ne mettiamo troppa non è neanche buono. Allora noi dobbiamo posizionare la nostra, in questo caso il relè SSR, ok, come se fosse da avvitare. A questo punto noi facciamo, insomma, con un cacciavite, quello che vogliamo noi, un segno del suo limite di qua e di qua. Quando abbiamo segnato, lo vedete,
ancora una volta ve lo faccio vedere contro luce, vedete il segno? Questa riga di qua e quest'altra di qui, vedete? Ecco, quando ho il segno cosa faccio? Prendo ancora un po' di pasta dissipante e vado ad aggiungerla e a spalmarla fino diciamo al limite, vedete? Qua ne metterò poca, ok? Poi ne prendo un altro. Io chiaramente ho i barattolini che consiglio, insomma, se avete solo un SSR da attaccare è inutile comprarla, se no, insomma, compratela, perché questa è sempre fondamentale quando dovete attaccare qualche cosa alle alette dissipanti. Bene, la andiamo a spalmare anche qua, vedete, intorno, dappertutto, vedete, in maniera ovviamente omogenea. Tirandola, a questo punto ho creato uno strato anche qua, nella zona che mi interessa a me, poi vabbè lo pulirò meglio. Facciamo poi così in verticale e così in orizzontale. Ecco che quando l'abbiamo messa anche qui e non solo qua, ok, risparmiamo bene questa. A questo punto la connessione siamo sicuri che è totale, cioè su tutto il prodotto. Dopodiché ruotiamola, muoviamola, cioè facciamo in modo che veramente si vada ad amalgamare. Ecco, questa connessione è sicuramente migliore della precedente. Dopodiché, ragazzi, con un fazzolettino, dopo che abbiamo avvitato, andremo a pulire tutto quanto, così per un senso di pulizia generale. Adesso avviterò le viti e poi vi faccio vedere il prodotto finito. Vedete qui? Viti, dissipante, tutto perfetto. Adesso montiamo la nostra ventolina. Montiamo la ventolina, quindi appoggiamo qui, mettiamo la sua griglia di protezione e avvitiamo le viti. Ora vedete che ha 4 agganci, invece ci sono 2 viti. Come mai? Semplice, perché il produttore ha pensato che 2 viti in meno per tutti i milioni di pezzi che vendiamo è comunque un'entità economica. Qual è stato il risultato? Che non compro più da loro, quindi per un gesto che a loro costerà un centesimo hanno perso un cliente importante. Andiamo avanti. Guardate ora, ragazzi, che bel prodotto, questo SSR ZGT 600DD, molto potente, col suo dissipatore di un certo livello, con la ventolina, e questo parte da termostato, quindi tutto questo quando lo allacceremo all'impianto non dovrà essere connesso direttamente, ma ci deve essere qua un termostato che sarà avvitato sempre qui nella parte posteriore della ventolina, in modo che quando si raggiungerà la temperatura impostata partirà la ventola. Ebbene ragazzi, questo è il prodotto finito, ve lo faccio vedere da vicino. Qui c'è la ventolina, vediamo lo spessore della letta nella sua tridimensione, è veramente molto importante. Vedete? Questo è l'SSR che ha una grande portata, sempre sovradimensionare. Ebbene, qui possiamo interfacciare un termostato, praticamente un polo lo mettiamo direttamente dalla ventolina, perché stiamo termostatando la ventolina. Un polo, il negativo, lo mettiamo sulla barra equipotenziale con un piccolo fusibile, sul positivo mettiamo il nostro termostato, di quelli fissi, di quelli tarati per una certa temperatura. Possiamo scegliere 40 gradi, 45 gradi, 35. Ebbene, quando questa aletta raggiungerà la sua temperatura, partirà la ventolina, che si spegnerà dopo pochi secondi, perché proprio perché c'è dimensione, c'è spessore. Ragazzi, questo è un prodotto bello, fatto bene, ed è proprio così che noi vogliamo creare i nostri impianti, dove c'è tanta dissipazione, dove c'è una buona connessione. In questo modo, ragazzi, andiamo avanti veramente per anni, senza problemi.
Ragazzi, qual è la temperatura media di un impianto, dei suoi cavi, delle alette? Non dobbiamo, del BMS, eccetera, non dobbiamo mai superare i 50 gradi. Sono quelle elettroniche, sono strumentazioni che resistono anche 80, 100, 120, i MOSFET resistono ad alte temperature, ma quando noi misuriamo l'esterno 80 gradi, può darsi che all'interno ce ne sono già 140, 150 che stanno già andando in surriscaldamento. Ebbene, la temperatura ideale dipende dai componenti, ma io consiglio sempre di portarla al minimo storico. Ovviamente non sarà mai al di sotto della temperatura che abbiamo nell'ambiente, quindi qualche grado in più. 35, 40, 45 gradi sono una buona cosa, chiaramente non sui cavi. Tenete presente una cosa, l'ho detto all'inizio, qualsiasi temperatura più alta della temperatura ambiente significa che si sta evidenziando una caduta di tensione, cioè c'è un assorbimento, c'è un sottodimensionamento. Ecco perché con queste barre di alluminio, che probabilmente, ancora da valutare, ma guardate, questo è una 40-20 ragazzi, guardate che spessore, cioè è veramente grossa. Con una di queste si va a creare una superficie di contatto dove arrivano tutte le batterie che è veramente ampia, è veramente abbondante. In questo modo, ragazzi, per concludere, l'ho già detto all'inizio, si evitano sovratemperature, si evita di rovinare prima gli apparecchi, di bruciarli o peggio ancora causare incendi. Ragazzi, è tutto per questo video, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo e grazie a tutti voi iscritti che mi seguite assiduamente. Buona serata.